tutti amici di Betting Channel, bentornati sul canale. Con questo video proseguiamo la descrizione della parte di automazione di Betting Toolkit. Lo scopo di questi video è fare una descrizione tecnica del funzionamento del programma per quanto riguarda la costruzione dell'automazione e l'applicazione di strategie al mercato. Non ci addentriamo in discorsi di trading per questo tipo di discorsi relativi all'operatività e relativi a come sfruttare al meglio le potenzialità del programma nel trading. Vi suggerisco di vedere i video di Mirko, che è un esperto del settore. Qui andiamo a creare delle semplici automazioni per far vedere sostanzialmente il concetto che sta alla base, per far vedere il principio di funzionamento che sta alla base del software, la cui conoscenza è essenziale per poi andare ad applicare le nostre strategie ai mercati. Nel video precedente avevamo visto che le strategie vengono costruite nello strumento che si chiama gestore strategie e che è accessibile da questo pulsante automazione. Quando cliccate sul pulsante automazione la prima volta avete una situazione nella quale non ci sono strategie, ovviamente, perché il programma è stato magari appena installato, quindi questa tabella è sostanzialmente vuota. Cliccando su nuova strategia verrà creata una nuova strategia, il programma assegna in automatico un nome che può essere cambiato, basta cliccare sul nome della strategia e fare rinomina. Ad esempio in questo caso facciamo una strategia che è semplice, che lancia un messaggio. Andiamo nelle azioni, andiamo a fare nuova azione, scriviamo tipo di azione, mostra messaggio e qui scriviamo ad esempio questo evento si chiama, e poi andiamo a mettere parentesi graffa, simbolo di dollaro, nome underscore evento, chiusa parentesi graffa. Ovviamente per aprire e chiudere parentesi graffa vi suggerisco di tenere premuto il tasto Alt sulla tastiera, fare 1, 2, 3 per aprire la graffa e fare invece Alt con 1, 2, 5 per poter avere la parentesi graffa chiusa. Diamo ok, siccome c'è rinomina automaticamente attivo, vedrete che l'azione viene automaticamente rinominata in questo modo. Ora, siccome non abbiamo fatto modifiche sulla regola, la regola, se facciamo doppio clic andiamo a vedere, non ha condizioni di avvio, non ha condizioni di stop, quindi è sempre in esecuzione. Il numero di esecuzioni è pari a 1, non tocchiamo niente, facciamo semplicemente nulla. Qui vedete che la strategia si chiama messaggio, ma ha un asterisco dopo il nome. Questo asterisco sta a significare che la strategia non è ancora stata salvata. Nel momento in cui noi clicchiamo su salva, verrà proposto un nome per il file uguale al nome della strategia, diamo ok, facciamo salva, non andiamo neanche a modificarlo. Ecco, vedete che se io adesso seleziono una strategia, oltre a non esserci più l'asterisco perché appunto è stata salvata, qui sotto appare il percorso del file della strategia stessa. Il nome del file e il nome della strategia possono essere diversi tra di loro, chiaramente non potete fare due file con lo stesso nome, però potete fare strategie con due nomi di file diversi e lo stesso nome di strategia, cosa che non vi consiglio perché altrimenti non riconoscerete più le strategie tra di loro. Se dovete fare delle strategie, diciamo, con più versioni della stessa strategia, vi suggerisco di aggiungere al nome della strategia una sorta di versione 1, ad esempio V1, V2, V3 e così via. Così riuscirete sempre a distinguerle nel momento in cui dovete applicarle. Vi ricordo che comunque le strategie possono essere organizzate in cartelle. Adesso però andiamo avanti e proviamo a applicare questa strategia a un mercato. Selezioniamo un mercato magari non in gioco, che così non viene continuamente sospeso.
un qualsiasi mercato, andiamo ad applicare questa strategia. Dicevamo, ci sono più modi di applicare una strategia a un mercato. Ad esempio, dalla finestra mercato ce ne sono due di modi. Uno è cliccare sul pulsante applica strategia. In questo modo si apre questa finestra di applicazione strategia che porta essa stessa un pulsante cliccando il quale appare l'elenco delle strategie disponibili. Ora, in questo caso noi ne abbiamo una sola di strategia disponibile. Se noi la selezioniamo, lui si carica la strategia nel mercato. Vedete che c'è questo pulsante che ha cambiato colore. Questo significa che in questo momento la strategia è applicata al mercato ma non è ancora stata avviata. Se clicchiamo su avvia, lei viene avviata e vedete che ha già prodotto il messaggio che avevamo predisposto e si è anche arrestata perché è stata in esecuzione per pochissimi istanti e poi è tornata di questo colore. Questo perché noi avevamo messo nella regola il numero di esecuzioni pari a 1. Adesso torniamo nell'editor delle strategie, andiamo sulla regola, andiamo sul numero di esecuzioni e selezioniamo numero di esecuzioni illimitato. Questo significa che la regola sarà eseguita infinite volte, tra ogni esecuzione la successiva attenderà 10 secondi. Diamo ok, facciamo salva, torniamo alla nostra finestra applicazione strategia, selezioniamo di nuovo la stessa strategia e l'avviamo. Vedete che oltre a essere eseguita, il pulsante ha cambiato colore rispetto a prima. Questo significa che la strategia in questo momento è in esecuzione. Infatti vedrete che il messaggio viene rifatto più volte, viene eseguito, questa regola viene eseguita più volte. All'interno della finestra di applicazione strategia voi avete una sorta di andamento una sorta di monitor di cosa sta succedendo nella strategia, nell'applicazione al mercato. E questo perché? Perché ci sono due zone da vedere. La prima è questa qua sotto, chiaramente c'è un log degli eventi man mano che si verificano. Vedete, ogni volta che viene mostrato il messaggio viene aggiunta una riga che fa vedere che la strategia, che la regola è stata eseguita. Ma poi potete anche vedere questo albero della strategia che vi illustra che per esempio la regola è stata già eseguita 6 volte su infinite che adesso che sono previste. Se io voglio arrestare questa strategia cliccherò sul pulsante arresta e vedete che il pulsante cambia colore. Esiste un altro modo per arrestare, poi se faccio chiudi strategia viene disapplicata, quindi sparisce proprio. Se io voglio operare soltanto dalla finestra mercato, posso andare su questo menu qua a destra del pulsante, mi appare anche qua l'elenco delle strategie, la applico, però a differenza dell'altro metodo, in questo caso cliccando sull'applicazione, sul menu, la strategia viene sia applicata e sia eseguita. Infatti vedete che in questo momento la strategia è in esecuzione. Se io la voglio arrestare, basta che clicco col tasto destro su questo pulsante, vedete che lui cambia colore. Se io clicco una seconda volta col tasto destro, la disapplico. Dunque, per riassumere, ogni mercato può avere una strategia per volta. Questa strategia può essere in uno stato di caricata ma non in esecuzione, oppure caricata e in esecuzione. Questa è un po' la sintesi. Adesso voglio farvi vedere come si scelgono le selezioni all'interno della strategia sulle quali operare, perché ci sono sostanzialmente 3 metodi diversi per individuare la selezione sulla quale fare le scommesse. Dunque apriamo la finestra di gestore strategie e andiamo a fare una nuova strategia. Questa strategia la chiamiamo ad esempio punta su favorito, favorita, così, punta su favorita, intesa come selezione favorita. Andiamo sulle azioni, nuova azione, piazza scommessa. Ecco, io adesso per esempio farò una puntata, chiederò di fare una puntata a 1000 sulla favorita, che quindi non sarà mai abbinata.
Questo per non sprecare denaro vero su delle strategie fatte così un po' per scopo didattico. Però volendo l'alternativa valida è quella di attivare la modalità simulazione e poi a quel punto lì si possono simulare qualunque tipo di quota. Adesso io, avendo l'interesse che la scommessa non venga abbinata, farò una puntata ad una quota di 1000. Scusate, qui ho messo lo stake, farò una puntata di 1 euro a una quota fissa di 1000. Come selezione vado a dire per posizione quote punta crescenti, cioè lui andrà sulla prima in classifica di quote punta, cioè quella con la quota punta più bassa, che generalmente è la selezione che in quel momento sta vincendo. Facciamo ok, vedete che ha fatto la regola, ha fatto l'azione che viene eseguita una sola volta perché io non ho modificato nulla sulla regola come prima. Abbiamo già il nome, abbiamo l'asterisco perché non abbiamo ancora salvato, clicco su salva, faccio salva e lui ha salvato. A questo punto abbiamo due strategie, se andiamo nella finestra mercato, due strategie che possiamo applicare, vedete? Supponiamo adesso di lanciare questo punta su favorita. Adesso la favorita in questa partita viene data il par rabat, vedete? Come seconda viene dato pareggio, come terza viene data l'altra squadra. Lanciamo la strategia, adesso c'è il mercato sospeso, lanciamo la strategia punta su favorita, vedete che immediatamente viene piazzata la scommessa a quota 1000 sulla favorita, esattamente come avevamo previsto. La strategia si è fermata, vedete? Io cliccando col tasto destro la disapplico. Torniamo sull'automazione, vado sulla strategia, faccio un clona di questa strategia, così evito di dover riscrivere punta, faccio rinomina. Questa volta faccio una strategia dove voglio puntare su mia selezione. Entro in punta e vado a dire che la selezione non è più per posizione quote punta crescenti, ma è ad esempio scelta in esecuzione. Ecco, io posso dire fino a 5, posso selezionare fino a 5 selezioni. Per esempio, mettiamo selezione assegnata 1, no? Facciamo ok, facciamo salva, salviamo anche questa strategia. Adesso noi abbiamo, se chiudiamo, abbiamo 3 strategie applicabili. Ok? Cosa succede? Che se io entro nella finestra di applicazione strategia, lancio l'ultima strategia che ho creato, quindi punta su mia selezione, lui in realtà non fa nulla. Perché non fa nulla? Perché sta aspettando che io vada a dirgli qual è la selezione su cui operare. Selezione assegnata 1. Mi si attivano sostanzialmente questi menu nei quali io posso andare io a scegliere quale selezione. Quindi, per esempio, nostro caso abbiamo detto selezione assegnata 1, io darò come selezione 1 questo, ad esempio, far rabat, o mettiamo pure anche pareggio, così vediamo la differenza. Faccio avvia e vedete che lui fa la puntata sul pareggio. Andiamo a vedere sulla finestra mercato, vedete che ha fatto la puntata sul pareggio. Questo tipo di operatività può fare in modo che uno vada durante la partita a cambiare questo comportamento andando ad agire sulle selezioni specifiche. Oppure, banalmente, uno può fare una strategia nella quale indica delle selezioni con dei parametri 1, 2, 3, 4, 5 e poi va mercato per mercato a stabilire quale selezione la 1, quale selezione la 2 e così via. Esiste però un modo ancora più potente che ha Betting Toolkit di
individuare la selezione con un'operatività mista, automatica manuale. Facciamo l'esempio, andiamo sulla automazione, facciamo un nuovo clone di questa strategia e questa volta la chiamiamo punta su selezione di applicazione. Andiamo sull'azione punta e invece di scelta in esecuzione selezioniamo selezione di applicazione strategia predefinita. Facciamo ok. Vedete che oltre al solito asterisco perché non abbiamo ancora salvato nulla, quindi salviamo anche questa strategia, abbiamo questo simbolino della S. Cosa significa il simbolino della S? Il simbolino della S è apparso perché noi abbiamo indicato come selezione la voce di scelta della selezione durante l'applicazione della strategia. In questo modo noi stiamo costruendo una strategia indirizzata alla selezione specifica, non più al mercato. Quindi andiamo col tasto destro su questa strategia, perché in questo momento, se noi andiamo a vedere nella finestra mercato, nell'elenco delle strategie, vedete che ci sono le prime tre, ma la quarta che ho fatto adesso non c'è. Non c'è la quarta strategia, quella con la S, non appare da nessuna parte. Se io voglio farla apparire, devo andare a definire una strategia predefinita. Quindi vado sulla strategia, faccio tasto destro sulla riga e imposto una strategia predefinita, ad esempio la 1. Vedete che cambia colore il robottino, abbiamo un robottino rosso. Tornando alla finestra mercato, vedremo che è apparso questo pulsante nelle ladder, ma non solo, anche nella griglia, prendiamo scelta rapida, è apparso il nome, adesso devo disapplicare la strategia di prima, è apparso il pulsantino con il robottino rosso. Questo significa che io posso andare durante l'esecuzione durante diciamo il gioco, durante il mercato in play, posso andare a stabilire qual è la selezione sulla quale la mia strategia sarà applicata, semplicemente andando ad attivare l'automazione su quella selezione. Questo lo posso fare sia dalla griglia e sia dalla ladder. Adesso abbiamo la sospensione, andiamo ad applicare ad esempio dalla ladder, io la lancio da qua e vedete che lui ha applicato la strategia su questo mercato, ha puntato a 1000 su su questa selezione. Se io vado su quest'altra selezione, la lancio da qua e vedete che lui ha applicato l'azione punta su questa selezione, perché lui in questo modo riesce a individuare la selezione a partire dalla selezione di applicazione della strategia. E questa selezione non si vede, scusate, questa strategia non si vede a livello di finestra mercato. Non c'è questa strategia. Non è applicabile a livello di finestra mercato, è applicabile solamente a livello di selezione, quindi o ladder o griglia. Se noi torniamo alla finestra del gestore strategie, vediamo che possiamo assegnare una strategia predefinita anche alle strategie che non sono per selezione. Quindi, per esempio, facciamo un esempio, assegniamo alla strategia messaggio il robottino blu, ad esempio. Vedete che il robottino blu appare direttamente nel menu, nella toolbar delle finestre mercato. Questo significa che io posso lanciare una strategia invece che andando a selezionarla in questo elenco, direttamente cliccando questo pulsante. Questo è comodo nel momento in cui avrete decine e decine di strategie
e volete fare in modo che sull'interfaccia siano raggiungibili solo alcune di queste strategie, che poi ovviamente potete andare a far ruotare a seconda delle vostre esigenze. Ad esempio, io adesso potrei dire questo robottino blu non lo metto più sulla strategia messaggio, quindi riclicco sul robottino blu, lui si toglie e metto il robottino blu sulla punta su favorita, ad esempio. Questi sono sostanzialmente i tre modi per individuare una selezione all'interno di una strategia. Quindi andare in una strategia di mercato e stabilire un preciso criterio, oppure andare a indicare una selezione durante l'esecuzione, oppure andare a costruire una strategia pensata fin dall'origine per essere eseguita sulla singola selezione. Questo è tutto per questo video, ci vediamo al prossimo episodio.